Primo ospite, eccolo qua, Roberto Litta, critico d'arte e scrittore. Allora, cos'è questa forma di vandalismo che sta dilagando tra i ragazzi? Cioè, manca che cosa? Allora, i ragazzi hanno bisogno di comunicare, hanno bisogno a volte di portare la loro protesta, si sentono troppo silenti, forse si sentono non ascoltati. Però è chiaro che immaginare una cassa di propagazione del proprio messaggio, come può dare l'arte? L'arte è un valore universale da sempre, da secoli, quindi è normale che se io vado a fare un'azione eclatante, no? Penso a quello che successe con i girasoli di Van Gogh alla National Gallery di Londra, oppure le cose più recenti che stanno succedendo oggi in Italia, che però hanno una divergenza. Un conto è voler far arrivare un messaggio e quindi una cassa di propagazione vicino a Van Gogh, oppure quello che successe agli Uffizi sulla Venere del Botticelli. Un conto invece è lo sfregio, cioè l'episodio di Monza, di mettere un petardo in uno dei leoni del ponte a Monza, che tra l'altro ricorda anche un periodo storico complesso. Siamo nel 1845-44, quel territorio italiano di identità, di cultura, di lingua, di storia, però sotto la dominazione austriaca. Quindi questo simbolo, mettere un petardo significa proprio fare una cosa per divertimento. E quindi è molto diverso dal giovane che cerca, perché quello è cercare una battaglia per delle tematiche, l'altro invece è cercare forse una spettacolarizzazione personale, raccogliere dei like, Quindi quel secondo momento è totalmente ingiustificabile, non è giustificato ovviamente nemmeno il primo, perché si arreca, se noi oggi abbiamo la possibilità di vedere questa bellezza è perché qualcuno ce l'ha tramandata, quindi noi dobbiamo avere proprio un grande rispetto per l'arte che è pensiero umano. Ma perché un paese come l'Italia non ha cresciuto le nuove generazioni al rispetto dell'arte? Questo che mi chiedo, perché non sono persone che erano nate dove c'era solo natura oppure dove c'era solo degrado, poi arrivano in una città, dico per dire, come Roma, ma potrebbe essere Firenze, una città d'arte, e poi abbiano l'impulso a deturpare un patrimonio pubblico. Cioè si scelgono poi i monumenti perché queste cose fanno più notizia e quindi con il cellulare tu hai più like, più visualizzazioni? Allora, questo senza dubbio, però io vorrei anche fare un distinguo tra i giovani, se no noi corriamo il rischio di una generalizzazione. L'Italia è piena di licei artistici, è piena di scuole di belle arti, di tanti giovani che sono veramente estasiati e innamorati dell'arte. Poi spesso ci sono altri giovani che non sono cresciuti distanti dal bello. Io dico sempre, bisognerebbe fare in continuazione, io ne ho fatto un po' la missione della mia vita, fare delle occasioni in cui ai giovani noi raccontiamo il bello. Perché qual è il rischio enorme che oggi purtroppo sta avvenendo? Che se un giovane ha visto solo periferie, la nostra generazione, io ho 60 anni, io penso che nelle periferie noi abbiamo fatto distese di niente. Abbiamo fatto dei luoghi dove si va a dormire, dove non c'è momenti di incontro culturale, dove un ragazzo non conosce la musica, non conosce lo sport e quindi cova questa rabbia che trova poi espressione a volte con comunque, il vandalismo. Nelle periferie dove ci sono palazzoni e tutto, ci sono grandi artisti che hanno realizzato dei bellissimi murales, quindi quelli vanno bene. Certo. Ma la scritta deturpante, amo Teresa, cioè, poi, no. quello è un voler indicare, cioè io penso il murales fatto per Maradona, eccetera. Cioè comunque portare l'arte in quei luoghi, penso dei complessi industriali che sono stati recuperati con delle bellissime opere di art street. Anche quello è un modo di far scoprire ai giovani che c'è il bello. A questo proposito vorrei ricordare un episodio di qualche anno fa, stiamo parlando del 2022, quando fu colpito, chiamiamolo così, da vandali, un edificio del XV secolo che era stato costruito dalla famiglia Medici. Allora, Fabiana. Sì, Gianni, si trattava della facciata di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Gli autori del gesto, 3 attivisti di ultima generazione, sono stati condannati a 8 mesi e ad un risarcimento di 60.000 euro. Ecco, allora, dietro gesti come questi, in cui qualcuno dice però c'era un messaggio, c'era... Non allora, vorrei essere estremamente chiaro, Gianni, perché questa trasmissione si chiama Agitori che fare. La funzione educativa è importante. Noi, rispettando un'opera d'arte, stiamo rispettando il pensiero umano. C'è qualche persona che nel passato ha detto
vi faranno studiare le guerre, vi faranno studiare le carestie, ma gli esseri umani, il talento degli esseri umani ci hanno regalato della grandezza. Quindi il rispetto, quello viene prima di tutto. Non c'è battaglia sull'ambiente, perché se uno fa una battaglia per l'ambiente, lo fa perché vuole preservare l'ambiente. Così e l'ambiente essere. bisogna fare anche le battaglie, come oggi le leggi ci aiutano, per preservare la nostra storia. Quando si usa e abusa la parola patria, viene dalla radice padre, la terra dei nostri padri. Quindi noi in quel modo tuteliamo anche il nostro passato, non possiamo essere senza eredità. Grazie. Adesso poi coinvolgo voi e voglio dire, adesso vi voglio far vedere un servizio di Roberta Cannata sui cosiddetti Angeli del Bello. Ci sono tanti ragazzi, tante associazioni che si mettono a ripulire i monumenti. Vediamo il servizio e poi la parola a voi che siete già pronti col microfono. Grazie. Ecco, gli angeli del bello, poi ci sono i diavoli del brutto, perché purtroppo la vita è fatta di questo, bene e male. Primo intervento, prego. C'è un modo secondo lei, per poter punire coloro che compiono questi atti vandalici? Allora, proprio da poche settimane è stata introdotta in Italia una legge che aumenta le pene per le persone che imbrattano dei beni tutelati dal nostro sistema culturale, sia a livello economico sia a livello, diciamo, di ipotesi, diciamo, di reclusione. Però la cura migliore è sempre la funzione educativa, non la funzione repressiva. Se io spiego l'importanza di non buttare una carta per terra, ottengo una condivisione. Se penso di non far cadere la carta per terra solo perché dico se butti la carta arriveranno 300 euro di multa, il timore è un po' come quello che metti l'autovelox ma continua a correre con la macchina. Occorre educare. La funzione verso i giovani non è educare di imporre le regole, educare è costruire condivisione di valori. Da parte dei genitori? Dei genitori, ma di tutte le agenzie educative. I genitori, la famiglia sono un pezzo, poi c'è il quartiere, poi ci sono le relazioni e poi c'è ovviamente la scuola. Il programma si chiama Genitori, che fare? Perché ci rivolgiamo alle problematiche riguardanti i giovani che dicono il nostro disagio, la nostra rabbia, però, ripeto, se fossero educati alla cultura, all'arte, alla bellezza, forse no? Perché altrimenti il programma potrebbe chiamarsi Maleducati che fare? Perché ci sono i maleducati, quelli che sporcano dappertutto. Allora, i genitori possono educare con le parole, con l'insegnamento, ma bisogna educare con l'esempio. Se il genitore non usa certe parolacce, i figli non ripetono parolacce, se il genitore non butta la carta, se il genitore rispetta l'ambiente. Quindi la prima cosa è l'esempio, a mio avviso. Il primo strumento che i genitori debbano utilizzare, lo dico io, ho 2 bambini piccoli, Leonardo di 10 anni e Dorotea di 7. E per quanto gli posso narrare, se vedono che ti comporti in un certo modo, loro sono delle spugne che assorbono tutto. Obbligare, oltre che a ripristinare, cioè fare proprio una specie di corsi di educazione. Sì. Io lo dicevo in fase di preparazione, io e altri colleghi, la disponibilità. Ci sono 2 ragazzi che hanno imbrattato un'opera d'arte, li mettiamo 2 ore e gli raccontiamo non solo l'opera, la vita degli artisti, che hanno delle vite affascinanti, molto più divertenti di tanti influencer di oggi, e forse innamorandosi dell'arte potrebbero non danneggiarla. Sentiamo un intervento, prego. Io mi volevo ricollegare a quello che aveva detto prima, perché ho lavorato con dei ragazzi adolescenti dei quartieri periferici e c'erano dei ragazzi di 14 anni che non erano mai andati al centro di Roma e neanche andati in un museo. Perciò proporgli di fare questa esperienza era strana. Poi quando stavano dentro al museo non volevano più uscire, però non c'era proprio la cultura e ancora non c'è, se non è la scuola spesso che li porta a questo. Io la ringrazio molto per questa domanda, perché ci sono dei dati ancora più impietosi. Se vi dico che a Roma siamo milioni di persone e forse solo il 10% di noi ha visitato internamente il Colosseo, tutti lo vediamo da fuori. Il fatto delle visite al museo, una mia proposta è stata quella di fare per i giovani sotto i 30 anni un cosiddetto biglietto open, perché la visita al museo, anche quando vi portano i vostri insegnanti nelle scuole, dura una mattinata, 2 ore, quando va bene 3 ore. Voi pensate, la Galleria Nazionale di Arte Moderna custodisce 2-3 mila tesori, penso solo alla Crocefissione di Guttuso o altre opere, di quali ci sarebbe da raccontare decine e decine di ore. Quindi fare per quei ragazzi un biglietto aperto. Questa volta sei andato 2 ore, poi se durante il mese hai possibilità con i tuoi amici, quindi non solo con la scuola che sembra una deportazione, hai possibilità di tornarci, perché una volta che stai lì con un'opera d'arte, anche se non hai, io dico sempre, nel Rinascimento le persone erano analfabete,
ma entravano in una chiesa, vedevano un affresco, immaginavano che c'era qualche cosa di più alto. Quindi secondo me i giovani, se frequentano questi luoghi, respirano il bello. Sentiamo un altro intervento, prego. Allora, intanto desideravo segnalare che esiste nel nostro codice penale, esistono dei Assolutamente. reati che chiaramente in qualche maniera possono essere utilizzati proprio in questi casi, il reato di deturpazione, di imbrattamento, di danneggiamento, quindi sono tutti momenti repressivi. Concordo molto con l'aspetto educativo e vedere questo servizio sugli Angeli del Bello, quindi vedere questi ragazzi che si impegnano per la città, mi fa pensare invece a quello che accade nelle nostre scuole, normalmente nelle ore di educazione civica. Quanto potrebbe essere più funzionale prendere i nostri alunni e anziché farli stare seduti a un banco, per carità, sì, a studiare la Costituzione, tutte cose importantissime, ma magari alternarle con questi momenti di vita pratica che trovo profondamente educativi. Allora, grazie. Intanto la ringrazio per l'aspetto legislativo. Io da anni mi batto per una riforma costituzionale, non è questa la sede. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e sul suo immenso patrimonio culturale, perché noi non siamo cittadini solo perché abitiamo negli stessi luoghi, perché ci portiamo una storia. Quindi il fatto di fare azione educativa e azione pratica. Però le posso dire, l'Italia è piena di questi angeli, quei luoghi che abbiamo visto nel servizio. Recentemente abbiamo fatto Memoria Italiana, un documentario della RAI che raccontava la casa di Manzoni, i giardini della Guastalla, la scuola recuperata di Gorla, la più grande tragedia scolastica italiana, 184 bambini morti sotto le bombe a guerra finita. Quindi ci sono questi esempi, ma è giusto quello che diceva Gianni, il fatto che qui siamo per dare dei consigli, dei suggerimenti, e l'esempio è il suggerimento migliore. Ringrazio Roberto Litta, speriamo di averlo con noi prossimamente. Adesso...